Ciao Monica, siamo qui per Gian. Ciao. Iniziamo subito. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Mi sta mostrando, non vedo lui, mi sta mostrando come dei brandelli, credo, di ricordo, perché vedo proprio la navata della chiesa, poi vedo delle scalette, l'altare, vedo un prete che si muove, calice in mano, pronto per la comunione, l'ostia, poi mi porta lo sguardo un po' in generale sulla chiesa, sull'inginocchiatoio e sul confessionale. Chiama lui. È come nascosto dietro la tendina del confessionale, che in quel momento non è usato perché c'è la processione in corso, no? E quindi quasi come se lui si volesse un po' nascondere, diciamo, ecco. Ti dà l'autorizzazione? Sì, trema un po', vedo spaventato. Come te la dà? Non so, mi fa vedere la merenda, tipo sai pane e cioccolata. Mm. È come se mi facesse capire che vuole vivere quello, vuole vivere quel momento bello di dolcezza, di gioia, di spensieratezza. Basta tutta questa gravosità. Oggi abbiamo scoperto che Monica non è una millennial. Non si mangia quelle schifezze piene di conservanti, ma si mangiava pane e cioccolata, pane, burro e marmellata, giusto? E ogni tanto la Nutella, quella c'è sempre. Va bene. Vibrazione, seconda sessione di Gian. Tra i 5 e i 9 miliardi. Consapevolezza. 159. PS. 42, 43. Vite. Dato molto importante, vediamolo. Io ne vedo 2088. Cervello. 8.3. Sono calate o era una visione diversa, quella delle vite della scorsa sessione? Erano abbastanza, però secondo la mia visione erano inferiori. Forse abbiamo dei conteggi, dei parametri differenti. Infatti. Quindi diciamo che percentualmente dalla scorsa a oggi si sono dimezzate, sono meno del Circa, circa mezzo. sì. Quindi fossi stata tu la medium, sarebbero stati 4.000. Sì, leggermente inferiore ai 4.000, sì. Quindi tante, se vogliamo, va bene. Gian, quindi un imbranato, animicamente parlando. No. Ok. Entità eteriche. Ehm, vedo una salamandra del secondo universo. Mhm. È spesso la salamandra come secondo universo. Un corvo. Gialla e nera. Esatto. Secondo universo, corvo. O primo? No, No, primo. primo, questo primo, sì, sì, sì. Mhm. Due uomini del tempo. Mhm. Un leone. Basta. Mentali. Onestamente ne vedo tre. Vai. Livello Eh, e nome. allora, fiume in piena, l'altra è spazzatura e gloria.
Allora, vediamo, aspetta, i livelli. Allora, fiume in piena mi dà 3. Mi fa vedere lui nel doppio senso di fiume in piena. A volte è lui che è travolto da questo fiume in piena e a volte è proprio lui stesso il fiume in piena, perché ha proprio bisogno di vuotare il sacco. Quindi in alcune circostanze è come se lo facesse proprio essere inarrestabile, e anche affettivamente è così. Quindi è come se aprisse, diciamo così, la diga improvvisamente, e la persona a lui davanti si trova travolta da tutto questo, da questo insieme di a volte confidenze, a volte bisogno proprio d'amore. L'altra persona si sente travolta da questo fiume in piena. Anche se a volte invece è lui che riceve, subisce la piena, però in un altro senso, quindi non in senso affettivo, ma nel senso che si sente travolto da una serie di eventi che quasi non riesce a controllare. Spazzatura. Spazzatura 4. Ed è quell'entità mentale che da un lato l'ha portata ad accumulare tutta una serie di relazioni e episodi di vita veramente spazzatura. Quindi ha dei livelli anche morali molto bassi, che lui stesso valuta come molto bassi. Quindi spesso queste vicende di vita ruotavano intorno alla sessualità distorta, all'abuso di sostanze. Ecco, questo. Ha la patologia, ecco, diciamo così. Spazzatura però anche per come a volte si sente lui stesso di essere, nel senso che si svaluta talmente tanto, ha così tanta poca stima di sé, si sente così insicuro, quasi da paragonarsi alla spazzatura. In fin dei conti il motivo per cui vive vicende spazzatura è perché lui stesso si considera spazzatura. Gloria. Gloria è legata proprio, hai presente, no? Questa gloria nell'alto dei cieli. Ah. Quindi all'ambito proprio religioso. Che tra l'altro quindi fa riferimento a tutto questo vissuto religioso che comunque ancora lo opprime, perché è un qualcosa di cui non si è liberato, cioè una forma di oppressione, di manipolazione e anche di, come dire, faccio di te quello che tu non vuoi, sia mentalmente che fisicamente. Ti preparo, inizio a forgiarti così, che tu non sei libero, ok? Che tu sei già sottomesso, sicché poi chi arriva dopo fa di te quello che vuole, perché tu sei predisposto così ad abbassare la testa. Quindi gli altri si permettono di toccarti, gli altri si permettono di mancarti di rispetto, gli altri si permettono di tradirti. Livello? 5. Anche con una certa ripetizione, perché hai presente che questo, adesso io non è che ho ben presente, però so che questo tipo Gloria a te, o Signore, viene ripetuto tante volte, no? Durante la cerimonia, come si dice, durante la messa. Quindi dà proprio anche l'idea di ripetitività. Questo schema raccontato che si ripete nel corso della sua vita, lui non riesce a districarsi da questo. Impianti. Allora, c'è questo impianto mentale che è un copricapo a forma quasi di spirale, basso fino alle sopracciglia, e poi la testa. Questo è l'impianto mentale.
Eh, ano e genitali, Mhm. e ginocchio destro. Quando è stato messo quello l'ano ai genitali? Mi dice 4 anni. Perché serve proprio a creare questa sorta di subordinazione. È come se lui vivesse anche l'esperienza della sessualità, l'ha vissuta e quando era bambino, ma anche da più adulto, anche in maniera un po' masochistica, quindi subendo molto. Subendo o perché venivano fatte cose contro la sua volontà, o perché durante l'atto sessuale non so come dirti, non sentiva di esprimersi, di realizzarsi. A volte si è sentito anche solo un oggetto usato, non amato. Mhm. Va bene, Monica, abbiamo una boccia di vetro davanti e abbiamo due tipi di sfere da mettere dentro. Rossa, se Gianna ha subito, perché non ricorda nulla, ha subito molestie sessuali con di mezzo i genitali, e azzurra, se ha subito comunque palpeggiamenti, le manine, i capezzoli, eh, insistenti carezze sulla testa, da gente che aveva erezione in quel momento mentre lo toccava. Quante palline rosse e quante palline azzurre? Mi dice palline rosse 2, azzurre 6. Chi erano le rosse? Una rossa è proprio rossa. La seconda rossa è quasi a metà? Un po', un po'. Eh, Stessa persona? no. Chi sono? Chiamali, se son vivi, se sono morti, sono morti. Quella mezza mi viene persone di chiesa o comunque assistenti che ruotano intorno alla chiesa. Sai che a volte ci sono anche, non so come dirti, quelli, quando vai, che Sì, ne so, in sì. un centro estivo, i ragazzi presenti, I no? laici, si dice. C'è la suora Eh, laica, ci sarà anche il prete laico, non lo so. sì, sì, sì. Sì. Piuttosto anche quegli assistenti che guardano i ragazzi, Mhm. Uno così. così, così. Mm. E allora, però questa rossa forte. Questa rossaforte me lo dice nella cerchia delle conoscenze. Il ragazzo con un ritardo? Secondo me sì. Anche il fratello di Gian. Ha subito? Mhm. E mi dà che però Gianne è un po' più mansueto. È possibile. Ehm, Che il fratello non c'è stato. Si è ribellato. che C'è è, stato, si è diciamo così, ribellato. ha avuto un tipo di energia che non ha consentito alcune cose, ecco, Mhm. diciamo così. E le sei azzurre? Ecco, anche delle 6 mi fa vedere 4. Allora, 3 forti azzurre, no? Le altre invece come se diventassero un po' più pallide, perché mi fa vedere che queste esperienze non sono tutte uguali, cambiano di intensità. Mhm. E quindi appunto ti dicevo che è come se quando lui andava in questi gruppi, frequentati da vari ragazzi, alcuni anche più grandi, c'erano degli atteggiamenti un po' così generalizzati, quasi come se fosse una condotta regolare. Mhm. Però me lo dà anche tipo come se lui a un certo punto, adesso non so se sia andata così perché non ne abbiamo parlato, no? Come a un certo punto che abbia voluto tagliare con questo ambiente. E nel momento in cui ha tagliato con questo ambiente, chiesa, storie varie, è andato in un gruppo di persone, ragazzi anche abbastanza coetanei o un poco più grandi, non tanto raccomandabili.
Quindi anche qualcosa da lì. Questo è più in adolescenza, preadolescenza. Cinema, mamma. Allora, la madre non vuole sapere, vedere queste cose perché mentre parlavamo si faceva il segno della croce. Beh, entra o non entra? Tipo come se dovesse entrare facendo l'uncinetto per non essere del tutto partecipe, no? No, Per no, no, poter entra filtrare. partecipe. O se ne va e filtra altro. No, No. totalmente non può farcela. E allora resta fuori. È sicura? Non viene ad assistere al film del figlio? Sì, lei questo lo vorrebbe, capisci? Però il problema sono tutte le implicazioni intorno. È Di come cosa? combattuta. Del gioco Ehm, virtuale in cui è inserita? Queste implicazioni? Stiamo parlando di questo? sì, lei non è pronta, diciamo, no? Capito? Per avere una visione del genere della La vita. ragazza di cui è preso. Sì, lei c'è. La fiamma? Con delle occhiaie molto profonde. Blu. Nere. Sì, sì, bello pesto, sì, l'occhio, sì, sì. E la fiamma? No, non è la fiamma. Però devo dire che tra di loro c'è un legame anche un po' sadomasochistico, molto molto stretto, che li fa essere anime affini di quarto livello. Se però lui riesce a sciogliere tutto questo aspetto patologico, io vedo che retrocede il loro legame, perché si imposta molto su queste dinamiche un po' perverse. Chiediamo a questa persona di mostrarci la peggiore interferenza che ha. Diciamo che ne ha sicuramente. Sesso, droga, rock and roll. Mi fa vedere questa specie di mostro demone bavoso, con dei denti affilati, e che sta sbavando. Che sembra un po' un coccodrillo, è un po' un misto tra un coccodrillo e Satana. È paragonabile al corvo di Gianno, No, no, è alla molto superiore. salamandra. No, no. Va bene, ci sono vite precedenti che legano Gianna a questa ragazza. E dunque, senti, aspetta, perché come metterla questa vita? Vai, a Perché briglia vedo sciolta. lui che sculaccia lei, col sedere, capito? Spanking, ok. È così. Donna, Mm, lei, l'uomo, lui. sì, è proprio un po' invertito perché adesso Gian non è così, Ah, capito? è lei che Mm. sculaccia lui metaforicamente. Sì, sì, anche attraverso anche un po' delle umiliazioni, vedo, no? E anche nel tenerlo sempre un po' sulla corda, nel non fargli capire veramente mai che cosa vuole da lui, se lo ama, se veramente lo apprezza, no? Ma lei è lontana, si fa la sua vita e Gian non lo sa? Facciamo un po' i... Allora, mi viene proprio l'aggettivo scombinata, cioè c'è proprio un forte disordine in lei e nella sua vita. Quindi capisci che questa domanda Ha già la risposta riferita, dentro. sì. Insomma, scombinata, uno come Gian che ha un Ma scusami, ma percorso... lei va anche con delle donne? Sì, vabbè, Eh. cioè proprio... Todo. Le gusta todo. Diciamo che io la vedo così, poi correggimi se sbaglio e perdonami Gianna, ma Gianna ha un percorso spirituale ben tracciato, vedi, Sì. non c'è proprio assolutamente nessun tipo di compatibilità. L'oceano è Mm. tanto grande, i pesci sono tanti, e ognuno ha il suo percorso, non è che dobbiamo metterci la cuffietta bianca con la croce rossa sopra e fare le croci rossine. A un certo punto le vite precedenti sono in comune con chissà quante altre
e va bene, quindi l'analogia, la sentimento, però quando una è scombinata e te sei in ascesa, fatti sta ascesa. Io la vedo così. Assolutamente, infatti il problema è, cioè il vero loro collante sono le rispettive disarmonie. Cioè nel momento in cui lui va a risolvere, a riequilibrare queste disarmonie, si sentirà lontanissimo, anni luce da lei. Va bene, la mettiamo nel cinema, lei viene, Sì, che è sì. già una cosa buona. Prima fila, ultima fila, messi A nella lei piace sala. molto sperimentare, anche a Gian in verità, anche se in maniera diversa. Mm, Gian ha fatto tantissime esperienze nella sua vita. Lei poi, vabbè, tutte colorite e molto trasgressive, confuse così, no? E per lei questa esperienza qua, non so, è come una tacca in più anche un po'. Resta Sì, nel sì. cinema. E perché? Lei è anche molto ingorda, perché passa da momenti, non so come dire, di crollo, di apatia totale, risucchio, a momenti invece di totale ingordigia, in cui si deve nutrire un po' di tutto, di varie esperienze. E questa esperienza qua non se la vuole proprio perdere. Che fila? Tipo, allora, dal fondo, la terzultima. Ok, quindi un po' sul fondo. La seconda metà da davanti, giusto? Sì, Quasi il fondo. sì. Bene, a posto. Esistono delle fiamme grezze di Gianna? Ma allora io vedo tipo Milano, io non so se lui sia stato a Milano, se ha dei ganci a Milano, Mhm. però c'è proprio una brava ragazza che forse avrebbe anche un po' di fatica a capire tutta questa complessità di Gian, ma che lo potrebbe amare. Solo che dunque, un po' difficile per lei riuscire ad accettare tutto. Quindi Gian si troverebbe a dover molto selezionare i contenuti con lei, ma lei lo amerebbe. Eh, E, e poi cioè, ne vedo altre due possibili con cui invece sarebbe possibile un rapporto proprio molto più cuore a cuore, dove ci si racconta, ma Gian deve stare molto attento, perché nel momento in cui lui si racconta e permette all'altra persona di raccontarsi, cosa succede? Di nuovo riscatta tutta la questione del fiume in piena. Quindi lui si fa travolgere dal suo passato proprio personale e dal passato di lei. Questa qui sarà sempre una cosa su cui lui deve porre attenzione. Quindi esistono delle fiamme, Sì, 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 2 o assolutamente. 3 grezze, a seconda della strada che vuole prendere. Sì. Causa esoterica di. Del particolare quadro, dimmi se posso dire cosa rappresenta, che ha alle spalle. Posso? Sono dei secchi uno dentro l'altro. Nulla è un caso. Stamattina potevi toglierlo, metterci una pianta, un gatto che dorme, perché no, magari non ti andava, invece l'hai lasciato. Potrebbe essere anche emblematico della sua vita, di come lui ha collezionato queste esperienze infilandole una così dentro l'altra. Te lo dice la sua Come PS? se, sì, è come se però lui non si sentisse più rappresentato da questa opera. Come se lui in questo momento sarebbe più predisposto a scegliere un qualcosa di più unitario, più armonioso, non così staccato, frammentato.
Causa esoterica del glaucoma agli occhi. Allora, di nuovo viene come questo prete, poi non so come siano i gradi là dentro, facciamo che si chiama prete, sacerdote, non lo so, che è come se volesse tappargli entrambi gli occhi, ok? Che è come dire guarda senza vedere. Quindi senza giudicare, senza esprimerti. Tutto registrato, Gian, non ti preoccupare. No, Gian ci ha perso qualche secondo, per qualche secondo. Ah, ok. Ci credo che ci ho perso per qualche secondo, proprio in questo momento. Ci sta. E quindi è come una specie di mettere la mano davanti alla bocca in un certo senso, ok? Quindi non è tanto il non poter parlare, perché comunque Gian non è uno che parlerebbe facilmente, ma peggio ancora, non vedere. Ok? Entra in questo meccanismo, in questa dinamica, senza guardare con giudizio, ok? Ma considerandolo quasi una cosa naturale. Farlo anche con un certo automatismo. Perché il destro e perché causa esoterica della cataratta? E lì, per esempio, vedi, mi ha dato come una sorta di sogno nel senso di speranza, di desiderio, che poteva essere quello di un bambino che vuole essere salvato dal papà da quelle circostanze. E questa circostanza relativa al periodo chiesa, diciamo così, e poi le circostanze successive, no? In cui lui è stato importunato. Era come se dicesse: avessi io un papà, racconterei tutto, e questo papà verrebbe qui e mi farebbe giustizia. Ma questo papà nella sua vita non c'è stato, perché era estremamente assente, distante, e anche lui, tra l'altro, un po' ambiguo. E quindi è proprio come, non so, come una sorta di rinuncia di quell'occhio lì, no? Rinuncia a vedere, rinuncia anche alla figura paterna, con una grande sofferenza, questa rinuncia. La più grande sofferenza, sì, è questa mucosa densa che non gli permette di vedere. Il destro, quindi è il maschio, è il padre. Causa esoterica degli improvvisi svenimenti. Causa esoterica, non causa fisica, medica. Noi non facciamo questo, vabbè, lo dico ogni tanto, dovrei dirlo sempre, ma è sempre così. Facciamo il gioco della causa esoterica. Allora, in alcuni momenti vedo che sono proprio gli uomini del tempo, perché ci sono in alcuni momenti in cui Gian si ritrova una carica tale per cui potrebbe crearsi una linea temporale nuova, migliore. Ma allora in quei momenti gli uomini del tempo lo riportano in quella linea temporale che invece è più scadente, più sofferente. E per farlo c'è questa specie di mancamento da parte sua, perché altrimenti lui andrebbe di là, nell'altra linea temporale. Allora è come una sorta di stordimento che loro producono per riprenderlo nella linea temporale che lo mantiene più sotto controllo. Causa esoterica della sua percezione di una ferita animica. Sì, infatti abbiamo tirato fuori tutto questo discorso di queste sue molestie a cui lui non aveva accennato. E devo dire che purtroppo, cioè, il punto qual è? Il punto originario? Che gli hanno inculcato che lui non è padrone di nulla. Capisci? Non è padrone della sua fortuna lavorativa, non è padrone del suo corpo, non è padrone della sua realizzazione sentimentale. C'è qualcun altro che verrà, un qualcun altro di turno, che gli imporrà qualcosa.
gli imporrà la molestia, gli imporrà un amore traditore, un amore non ricambiato, disordinato. E questo è una Schema? costante benzina, sì, sì, un costante schema, ed è nutrimento per una sempre sua maggiore insicurezza, Mhm. svalutazione molto forte. Loser. Ma per niente proprio, tra l'altro. Cioè, lui è stato cresciuto così, da una madre molto opprimente che l'ha costretta a fare cose che lui non voleva fare, costringendola ad andare in chiesa. Lui ha iniziato tutto questo vortice di soprusi, di sopportazioni, che l'ha forgiato in una certa maniera e quindi ha attratto ancora altri soprusi. Poi ha attratto donne che gli hanno mancato di rispetto, ha attratto amicizie piuttosto tossiche, relazioni tossiche in generale, di amicizia e d'amore. Mhm. Quindi lui va a percepirsi come loser dicendo: ma cavolo, se mi sono accadute tutte queste cose, allora Sono io uno sono un sfigato. perdente, sì. Ma no, no, è l'esatto opposto che lui deve comprendere. Che l'esperienza che sta facendo talmente forte, lui ha proprio deciso di trasformarla radicalmente. Ha imparato che la sua essenza divina è più forte di tutta questa roba qua, di tutta questa spazzatura qui. E con la sua essenza divina, in un attimo, fa tornare luce, brillantezza, purezza. Scarso umorismo. Allora, sì, è vero, si prende troppo sul serio su certe cose, però io vedo che ha la possibilità di esercitarsi, nel senso che spesso si è circondato di persone con basse frequenze e anch'esse o molto seriose o sarcastiche, quindi quell'umorismo che ferisce, per cui non ha potuto apprezzare l'umorismo perché era legata al dolore, no? Il sarcasmo. Mhm. E invece vedo che è come se si potesse esercitare con persone che lo incentivano al sorriso, alla battuta, anche al prendersi meno sul serio. Chiusura mentale. No, non è così. Cioè, io proprio questa cosa non la vedo che lui ha una chiusura mentale. Cioè, queste sue entità mentali lo sminuiscono, lo sviliscono molto, lo fanno fa in modo che lui si percepisca come spazzatura e quindi perdente, chiusura mentale, eccetera. Ma assolutamente io non ho questa visione di lui, tutt'altro. Io ho la visione di lui d'oro. Sfiducia verso il lavoro e soldi pochi. Lui ha queste sue lui è molto intelligente e tra l'altro molto versatile. Ha una sensibilità spiccata per cui lui potrebbe molto capire le necessità tipo del cliente, quasi leggendogli nella mente. Quindi andando proprio anche ad anticipare delle richieste del cliente o comunque dei trend, delle tendenze. Mhm. Solo che in questo momento tutto questo è molto tenuto giù, no? Molto soppresso. Ma nel momento in cui lui toglie questo coperchio, questa pietra che sopprime tutto, cioè io vedo proprio che sbocciano queste sue qualità. È una cosa momentanea, anche perché lui in passato ha avuto periodi di abbondanza. Mhm. È alla sua portata l'abbondanza. Il suo lavoro è questo. Sì, ma anche perché lo può fare in maniera sempre più creativa e con delle novità da introdurre. Il suo posto è quello in cui è adesso. Secondo me no. E al di là del fatto che è, posso dirlo, no? Posso dirlo? Dalla madre. È quello il posto? Dalla madre No, chiaramente no, non è il suo no, posto. infatti no, assolutamente no. Secondo me non è quella la regione, pensa.
però È l'Italia? sì, 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 l'Italia sì. La Germania? No, secondo me no. È la città più Anche perché è creativa della come Germania? ma Io non la sopporto quella città lì, tutti vogliono andare in quella città lì, ma io piuttosto mi no, butto dalla finestra, non so. anche perché va a sollecitare, vedo alcune sue Che mm, energia c'è, diciamolo, posso dirla, sta città, no? Che, insomma, tutta la storia di noi contemporanei dipende da sta cazzo di città. Berlino. Che energia mm. c'è? Ci sono delle entità? Vabbè, in tutte le città. Ma lì ci sono? Di che tipo? Cioè, come se fosse rimasto forte uno spettro nazista. Mm. Ah, perché tutti dicono che è creativa. Tutti dicono che per fare dipingere, scolpire, fare musica, DJ set bisogna andare a Berlino. Ma è un'interessante faccia della medaglia, perché una faccia della medaglia me la fa vedere coloratissima, un graffito proprio molto bello, molto anche luminoso, eccetera. Però l'altra faccia della medaglia, al contrario, è proprio nera, pelosa, cupa. Ed è molto utile creare queste due facce della medaglia così contrapposte. Che entità ci sono a Berlino? Secondo Universo ce n'è parecchio. Nel paesello dove sta adesso, che entità ci sono? Allora, lì vedo che c'è proprio un culto della Chiesa molto forte. Quindi mi fa vedere sia degli Elohim, mi fa vedere la Madonna come rettiliano, ma mi fa vedere anche il caprone. Certo. Senza dire che regione era, perché sennò è un po' troppo identificabile. E dove era prima? Nella regione in cui era prima? Oddio, me Che lo sono entità? persa. Aspetta. Quella lì. Che è Quella... quella attuale. No, 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 quella giù. Ah, quella giù, giù, giù. Ah, ok, ok. Ah, scusami. Sì, sì, andiamo al sud. Ok. Ma allora, qua vedo un po' di alieni. Ale! Di che tipo? Credo che ci siano stati parecchi avvistamenti. Allora, a inizio anno sicuro, tanti avvistamenti. Poi un po' sono diradati. Ehm, È una terra interessante per la posizione proprio, perché lì c'è una potenza incredibile che viene da sotto. E quindi vedo che diverse civiltà aliene attingono proprio questa forza che si combina con il terreno territorio e che diventa proprio per loro quasi un ottimo cibo, un'ottima fonte di ricarica. Ma quando viveva lì era meglio o peggio per lui? Per lui era meglio. Era meglio perché lo faceva brillare di più, gli tirava fuori di più la solarità. Invece appunto la Germania gli tira fuori di più la cupezza e anche lo stress competitivo. Mhm, Ecco, io non vedo per lui proprio la grandissima città. mhm. A metropoli. Va bene, Portale Aureo. Richiamiamo il padre e chiamiamo l'amico. Io non scenderei tanto in dettagli, però l'amico viene o no? Uno sballone, non lo so, mi viene anche un po' barcollante, neanche in una posizione eretta. Credo che abbia abusato di tante cose, no, in vita. Mm, non lo vedo neanche così lucido. Cioè, non vedo in alcun modo responsabilità da parte di Gian, in quello che è accaduto a Mm, quest'uomo, mm, ma mm. in nessun modo proprio. Cioè, è come se lui si fosse scritto dall'inizio questo tipo di percorso di vita. Cioè, Gian è stato assolutamente ininfluente, Se anche perché andava secondo denunciato questo, me, perché voglio dire. sì, sì, sì.
Ma lui, offrire... Gian, ignora anche tante altre vicende che hanno coinvolto quest'uomo, Sì? Tipo, un esempio? Ma era veramente incasinato, perché dove andava c'erano guai e vedo quindi anche vari nemici, capisci? Mm. Nemici, ma proprio anche eh, grovigli energetici pesanti creava. Quindi non solo persone fisiche, che potevano in qualche modo volergli del male, ma poi proprio si creava delle pesanti vincoli emozionali, tante persone che provavano risentimento. Viene? Sì, ti dico così, tutto barcollante, come quasi se fosse un tossico. Prende la Vic? Però, cioè non è che riesco a vedere una trasformazione netta. Vabbè. Vuole andare nel portale? E se non gli piace torna indietro. Uno che prova tutto, solitamente, in giro ce lo fa. Cioè, quasi cieco, no? Che cioè, qualcuno lo dovrebbe portare, perché in questo momento sta dando le spalle al portale, cioè non ha neanche compreso, no? Eh, ecco, la mamma di questo uomo, no? Vedo che prova a girarlo. Che tu sappia, Gian è mancata? O non lo sai? Sì, è mancata. Mm, cerca No, di girarlo. no, è viva. Io penso che questa donna abbia veramente dei forti sensi di colpa. Infatti vedo che cerca di girarlo, ma quando lo gira, sai, lui che barcolla, che non riesce a tenerlo. Va bene, l'anima di questo uomo cosa vuole fare? Al di là di tutta la sceneggiata del gioco che vuole vivere. Sì, vuole provare perché è tutto troppo pesante, tutto Ok. troppo ingarbugliato. Allora, andiamo avanti nel tempo, nel momento in cui mette piede dentro il portale. Aureo. Questa madre si sente sollevata. Mm. Schizza dentro, perché ha quasi bisogno di tagliare i legami con tutto, no? Schizza dentro e vedo che diventa come una scintilla quasi impazzita. Mm. Mm, perché non poteva neanche immaginare e conoscere tanta completezza, tanta Da lì, liberazione. bene, da lì lascia un messaggio a Gianna e alla madre. La madre arriverà. Ho creato così tanti contrasti e dissensi, sensi di colpa in tutti. Ora ho disfatto tutto, fatelo anche voi se potete. E lo salutiamo. Ed il padre è tornato? Oh, si gratta, non capisco, sembra un po' a disagio. Sai quando uno è un po' imbarazzato, si gratta un po' qua dietro la nuca, le spalle, presente? Mhm. Non è del tutto a posto. Terdy Non Heidi so. faceva così, no? Si grattava dietro la nuca. Ah. Mi sembra. I cartoni di quando tu mangiavi pane e cioccolata. Siamo tutti e tre coetanei, scherza poco. Insomma, meno coetaneo sono io. Poi se Vabbè. vuoi, proprio pane, burro e marmellata. La girella. Beh, la girella c'è ancora. La mangi solo tu, però c'è ancora. Va bene. Perché è a Cosa ci... forma di spirale la mangio. Esatto, io non so perché, adesso mi viene in mente, era rivenuta fuori la girella in un caso simile, di un genitore con le manine lunghe. Che strana sta cosa, vedi?
C'era la girella con casi particolarmente light di pedo, non si può dire la parola perché siamo in democrazia. Allora, Ah, adesso è io non so vero, nello specifico. è vero, è un simbolo del Pizzagate, è vero, è la Eh, bambina, no, la bambina è il cuore, beh, più o meno, diciamo che è tutte e sì, due. Il sì, triangolo tutte è e il due, sì. bambino, il cuore, tipo Algida, il nuovo Esatto, logo di Algida di alcuni anni, è la bambina. sì. Sì, poi c'è anche una farfallina, sì, ce ne sono diversi. La farfallina forse è proprio bambino generico, no? Sbaglio, non mi ricordo mai. Sì, è vero, è la girella. Mm. Beh, la girella era creata con quel senso anche, dai Sì, primi creatori. Anche Algida ce l'ha una cosa così. Sì. Ah, cioè, t'ho detto, l'Algida è la girella cuore, ma il nuovo logo è venuto fuori da stilizzato, non c'è neanche più scritto Algida, è il cuore, è così. Mi dà come un ampliamento dell'anello di Saturno. Hai presente la Nike? No? Mhm. Com'è? L'anello di Saturno della Nike. La girella poi lo completi un pochettino, ma alla fine la provenienza è quella, Saturno, Satana e insomma, compagnia bella. Che dice il papà al figlio? Padre, figlio. Ehm, io non sapevo come esprimere il mio affetto e ho utilizzato delle modalità ambigue, fraintendibili, lo so, le stesse che hanno usato con me. Non sapevo neanche in che senso le usavo. L'hai visto anche tu che non ero capace di fare il padre. E nel portale Auro che è successo? Vedo che si dispiace un po' del fatto che Gian abbia scelto però fino ad ora, insomma, di non essere padre. Come se si sentisse in colpa di questo. Vabbè. Scusami, cosa mi hai chiesto? Non me lo ricordo più. Il minore dei mali, insomma, che sia così. Secondo me non siamo qui per far figli a tutti i costi, anche se il pensiero comune è l'opposto. Mm, sì. Se non hai figli sei un non realizzato, ma chi l'ha detto? Tutti e tre pensa siamo senza. Eh. Secondo me un non realizzato è uno che non ha capito un cazzo del posto in cui è messo, quindi tutti. Tranne noi tre. Ma non vuol dire che avere figli significa non aver capito. Ok. No, 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 Va bene, assolutamente. lo salutiamo. Abbiamo poco tempo. Quel che è stato. Ci gettiamo alle spalle tutto. Solo velocemente, 10, Siamo 10 buoni amici, vero? Dice, e lo e se salutiamo. ne va. E lo Sì. chiudiamo. 10-10 alle 10:10. Allora, questo ripetersi dell'1, perché poi alla fine 10 è riconducibile all'1, mi fa vedere proprio Gian nel suo lato luce e ombra, perché mi fa vedere l'1 proprio in un certo senso come leader, come proprio grandissime, spiccatissime capacità, la possibilità di emergere, ma uno anche come totale solitudine, introversione e avvallamento, depressione. Quindi un 1 che sale e un 1 ribaltato che scende giù, sprofonda. È quel segno, beh, si può dire, è bilancia ascendente Scorpione? Non son così sicura di questo ascendente. Come se potesse essere più complessa la cosa. La maledizione letta nel libro di astrologia, secondo cui lui è incastrato in una vita di sfighe, è reale? Ecco, qua per esempio vedo il corvo quasi che gli porge questo libro. Lo fa per perpetrare tutto lo schema che abbiamo visto.
ok? Così tu hai una conferma che tutto quello che è accaduto è immutabile. Vabbè, adesso non abbiamo tempo di analizzare, non abbiamo neanche i mezzi perché non c'è un quadro astrale, sì. Un'analisi del cielo che se vorrei farti già sai, no, Gian? Al di là di questo, ipotizzando che il quadro astrale di Gian, che effettivamente sono cose a cui uno dà una certa importanza, poi dopo 2 giorni almeno io me ne dimentico e stop, sia quello di una persona problematica e piena zeppa di sfighe. Al di là di questo, è una condanna? No, ma tra l'altro, specificamente rispetto a Gian, è come se ci fosse stata una cattiva interpretazione di questo profilo, nel senso che quello che io vedo in Gian è proprio una propensione all'introspezione, alla comprensione profonda dell'animo umano. E allora cos'è successo? Che questo autore ha visto solamente il lato ombra, non il lato luce. E quindi gli ha fatto vedere solo l'aspetto appunto sventurato, non gli ha fatto invece vedere l'aspetto luminoso che invece è predominante. Perché è vero che essendo molto sensibile incappa in una serie di cose, Mhm. però è anche vero che quella può essere assolutamente la sua forza. Quindi nessuna maledizione, che peccato. No, ma proprio per niente. Va bene, finiamo, andiamo in confessionale. Dall'altra parte c'è l'anima e lo spirito di Gian. Se vogliamo uno specchio. Siamo in chiesa? No, infatti lui proprio no, eh. Confessionale mi si è un po' ritratto quando Bene. Un atto di confessionale. coraggio gli chiedo, andiamo in chiesa, andiamo in un confessionale vero. Ma se lui, che è creatore, non vuole, cambia, distrugge, dissolve tutto quello che non gli interessa. Può dissolverlo e cambiarlo. Liquefi la Chiesa. Io gli suggerisco delle cose. Lui deve fare, non subire. Mm. Sì. Quindi andiamo in chiesa. Là in fondo c'è quella cabina del cazzo che è il confessionale, in cui non sono mai stato e ne sono ben contento. Io che ho avuto questa bella fortuna di non avere a che fare con questa gente di merda. Vedo che inizia con lo strappare questa tenda violacea, viola cupo, porpora quasi. Bene, non deve neanche usare le mani, deve usare la creazione. Effettivamente anche la Chiesa l'ha creata lui. Mm. È un pochino intimidito, eh. Affaticato. Mm. Mm. Ma per esempio, no, qua se gli mettiamo di fianco un uomo energia, Va bene, sì. Cosa mm, gli piace di più? mm, All'anima di Gian, cosa gli piace? Il mare, la montagna, la musica, il bianco, il nero, il rosso, i colori, i cristalli, i fiori, gli alberi, gli uccellini, cosa gli piace di più? aspetta, devo riuscirmi a distaccare da sta chiesa, perché adesso me la fa vedere dall'esterno. Aspetta, eh. Allora, adesso per esempio mi sta facendo vedere un prato in cui ci sono però anche tipo degli scavi archeologici. Ecco, c'è questo aspetto storico. Mm, andiamo avanti. Il posto ideale qual è? Dove sta bene? Adesso, per esempio, sta passeggiando su una spiaggia. Oh, torniamo in chiesa.
trasformi la chiesa in una spiaggia. Deve dissolverla lui. Adesso mi ha fatto sparire la gente. Questo l'abbiamo fatto. Ok, l'ha fatto. Ok. Dato via il pavimento, mi rimane la parte lì dell'altare dietro, no? Mm. Sì. Ok. Ok. Adesso c'è spiaggia, bagnasciuga, mare. Benissimo. Usiamo il mare come specchio. Cosa si vuole dire Gian? Ha come bisogno di buttarsi l'acqua in faccia. Si butta l'acqua in faccia e quindi a questo punto è un pochino a guardare il proprio viso sul mare. Questo sono io. Cluster. Mm. Sì, probabilmente sono dei residui vari di varie esperienze, perché mi fa vedere tipo un rosario, poi non so, una boccetta di qualcosa, un bicchiere accartocciato, oggetti così. Sì. Via. Via tutto. Questi elementi del gioco sono passati. Sì. Qui può creare il suo ad eternum, firma e promessa che da adesso si va avanti. Ha preso uno di questi secchi, che tra l'altro sono rappresentati lì, no? E vedo che all'interno ha un colore, lo butta, lo lancia quindi questo colore. E si materializza in un, cioè non so se hai capito, no? Questa vernice, diciamo così, poi si materializza in un ad eternum. Ottimo. Avatar. Sono venuta una prostituta. La teniamo. No, 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 assolutamente. Può servire. No, no. Via. Sì. Ma lui dice no. Lui dice no, Via. certo, semplicemente via. Nuovo secchio di vernice? Sì. Che colore era l'altra e che colore è questa? Allora, l'altra era blu e bianco. E questa? Giallo, arancio. Mm. Adesso io lo vedo proprio sorridere. Finalmente. Secondo universo salamandra, corvo, due uomini del tempo, leone, fiume in piena, spazzatura e gloria e tutti gli impianti ci sono ancora. No. Nuova vibrazione. 248 miliardi. Consapevolezza. 197. PS. 59. Vite. Allora, 1856. Cervello. 9.2. Scusa. Con questa nuova condizione la madre viene nel cinema? O sia mai? Vedo che si è affacciata alla porta del cinema. Con la bocca spalancata. Entra o esce? Sì, entra, chiude la porta e entra. Ok. E si vede in un secondo tutto il film. Sì.
Chiedo a Gianna, religione? No, Chierichetto? no, Confessare? no, Si vuole lasciare un messaggio o si vuole confessare un messaggio? no, si vuole lasciare un messaggio. Prego. Mi sento forte e bello come sono. È come se avessi tolto, scrostato tanto da me e mi vedo brillare. Una pietra preziosa sono io. Mi fa vedere tipo uno zaffiro. Basta. Messaggio alla ragazza. È arrivato il momento di salutarci. Ti auguro il meglio. Messaggio al suo lavoro. Prendo il toro per le corna, dice. Messaggio a un secchio. Siete i miei strumenti. Io non sarò mai più lo strumento di nessuno. Messaggio al posto in cui abitare. So che mi arriveranno indizi, messaggi che saprò cogliere e sarò libero di potermi dirigere lì. Immagine finale. Adesso è al mare, perché lo vedo proprio con le caviglie a bagno, che passeggia. Colore finale? Mi ha riproposto il blu e il bianco. Perché? Mare. Sì, Freccia. perché sì, blu l'acqua, no? E bianco la sabbia, perché vedo una sabbia chiara chiara. Va bene. Pronta a tornare? Sì.